Vi siete mai chiesti come qualcuno potrebbe cambiare il mondo da una prigione? Questa è esattamente la storia straordinaria dell'Apostolo Paolo durante i suoi 2 anni di arresti domiciliari a Roma, un periodo che ha trasformato la storia del cristianesimo. Siamo nell'anno 61 d.C. Paolo, dopo un viaggio pericoloso attraverso il Mediterraneo e un naufragio drammatico, arriva finalmente a Roma. La città eterna, centro del potere imperiale, diventerà la sua dimora forzata, ma anche il suo pulpito più influente. Nonostante sia incatenato e costantemente sorvegliato da un soldato romano, Paolo gode di una libertà sorprendente. Gli è permesso affittare una casa, ricevere visitatori e, cosa più importante, insegnare liberamente il messaggio di Gesù Cristo. È una prigionia unica, dove le catene fisiche non riescono a limitare la potenza della sua parola. Durante questi 2 anni, Paolo trasforma la sua casa in un centro vibrante di attività spirituale. Ogni giorno, persone di ogni ceto sociale varcano la sua soglia: schiavi, mercanti, soldati romani e membri dell'elite imperiale. Tutti vengono ad ascoltare i suoi insegnamenti sulla vita, morte e resurrezione di Gesù. Ma l'influenza di Paolo si estende ben oltre le mura della sua casa prigione. È in questo periodo che scrive alcune delle sue lettere più importanti, oggi conosciute come le Epistole della prigionia: Efesini, Filippesi, Colossesi e Filemone. Queste lettere, scritte con catene ai polsi, diventano pilastri della teologia cristiana. La lettera ai Filippesi rivela la gioia profonda di Paolo, nonostante le circostanze difficili. Mi rallegro e continuerò a rallegrarmi, scrive, dimostrando come la vera libertà non dipenda dalle condizioni esterne, ma dalla fede interiore. La sua presenza a Roma ha un effetto catalizzatore sulla comunità cristiana locale. I credenti, vedendo il suo coraggio e la sua determinazione, trovano nuova forza per testimoniare la loro fede. Paolo scrive che la sua prigionia ha paradossalmente contribuito all'avanzamento del Vangelo, incoraggiando molti fratelli a predicare con maggior coraggio. È sorprendente come Paolo utilizzi ogni aspetto della sua situazione per diffondere il messaggio cristiano. Persino i soldati che si alternano nel sorvegliarlo diventano un pubblico involontario ma attento. Alcuni di loro si convertono, portando il messaggio cristiano fino nel cuore della guardia pretoriana. La casa di Paolo diventa un modello di come la Chiesa primitiva funziona. Un luogo di insegnamento, preghiera, comunione e formazione di nuovi leader. Qui, collaboratori come Timoteo, Epafra e Luca si preparano per continuare la missione evangelica. Durante questi 2 anni, Paolo dimostra che le circostanze avverse possono trasformarsi in opportunità divine. La sua prigionia diventa una testimonianza potente di come la fede possa fiorire anche nelle situazioni più difficili. L'impatto di questo periodo si estende ben oltre il suo tempo. Le lettere scritte durante la prigionia continuano a ispirare e guidare i credenti dopo 2000 anni. Paolo dimostra che la vera libertà non dipende dalle circostanze esterne, ma dalla libertà interiore che viene dalla fede. Questo periodo di ministero romano ci insegna che nessuna catena può limitare la potenza del messaggio divino. Come Paolo scrive ai Filippesi: «Posso ogni cosa in colui che mi fortifica». La sua storia ci ricorda che anche nelle situazioni più restrittive possiamo trovare modi per servire e influenzare positivamente gli altri. La prigionia di Paolo a Roma si conclude dopo 2 anni, ma il suo impatto continua a risuonare attraverso i secoli. È un testimone potente di come Dio possa usare ogni circostanza, anche quelle apparentemente negative, per compiere il suo piano divino.